seminario di oggi è il metodo Euporia applicato alla critica testuale. In particolare spiego come sia possibile attraverso il metodo Euporia codificare e annotare apparati critici tramite l'uso di domain specific languages. Okay. Come prima cosa introduco il progetto che si chiama Euporia Coelet, discuto la metodologia che abbiamo implementato appunto per la realizzazione del progetto e alla fine discuto i vantaggi di applicare appunto un metodo che si basa su domain specific languages rispetto alla codifica manuale TEI. Dunque, Euporia Coelet è un progetto di edizione critica nativa digitale del libro di Coelet, che è oggetto di una tesi di dottorato ancora in corso. Gli obiettivi fondamentali del progetto sono due. Da una parte la collazione, cioè la raccolta delle varianti, una raccolta appunto digitale delle varianti dai testimoni testuali, e la constitutio textus, cioè la creazione, la restituzione di un testo critico e più in generale la preparazione di una edizione digitale che sia codificata secondo gli standard della TEI. La metodologia che abbiamo implementato mira appunto alla codifica automatica dell'apparato critico attraverso l'uso di domain specific languages ed è implementata grazie a Euporia, un'applicazione web sviluppata all'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa, appunto un'applicazione web basata proprio su domain specific languages. Spendo due parole appunto sull'oggetto di studio, il libro di Coelet. Il libro di Coelet è noto anche come Ecclesiaste, è uno dei libri dell'Antico Testamento, o Bibbia ebraica, quindi originariamente scritto in ebraico, convenzionalmente datato tra il V e il III secolo prima dell'era volgare. Come diciamo la tradizione di altri libri biblici, la tradizione di Coelet è fondamentalmente una tradizione testuale poliglotta. Da una parte ci sono fonti dirette in ebraico, come per esempio i rotoli di Qumran, che sono i testimoni più antichi, datati tra il secondo e il primo secolo prima dell'era volgare. Purtroppo però nel caso di Coelet sono rimasti pochi frammenti con pochi versi, e poi una grande mole di manoscritti ebraici medievali, centinaia, e diverse edizioni a stampa. Ci sono poi le fonti indirette, che sono più importanti, perché sono più ampie e più antiche, e sono le cosiddette antiche versioni, cioè le antiche traduzioni. Abbiamo da una parte la traduzione greca, la Bibbia della 70, che per Coelet è datata tra I e II secolo dell'era volgare, la tradizione siriaca, appunto un dialetto aramaico, il siriaco, detta Bibbia della Pshitta, datata al II secolo dell'era volgare, due opere latine, entrambe di San Girolamo, da una parte la Vulgata, che è datata 398, e il Commentarius in Ecclesiastene, che è datato 10 anni prima, e poi le traduzioni appunto in aramaico targumico, appunto dette dei Targumim, che sono le più tarde del VII secolo. Queste più che traduzioni sono diciamo dei commentari, quindi hanno appunto la forma di una traduzione con diversi elementi esegetico-interpretativi. E poi ci sono le traduzioni secondarie, cioè traduzioni che dipendono dalla 70, fatte dalla 70. Tra quelle che uso io c'è l'etiopico, una traduzione appunto in Ghez, l'etiopico classico del IV secolo dell'era volgare, poi la traduzione armena del V e la traduzione siro-esaplare, che dipende sempre dal greco, del VII secolo. I casi studio che intendo presentare sono due. Da una parte mostrerò un esempio di apparato critico della edizione nativa digitale, che per facilità chiamo edizione poliglotta, PLE, Polyglot Edition, che si basa appunto sulle traduzioni che dicevo prima, e voglio mostrare anche un esempio di apparato critico che viene da una collazione di manoscritti ebraici medievali e edizione a stampa, fatta da uno studioso inglese, Benjamin Kennicott, alla fine del XVIII secolo, e questa è basata solo su testimoni in lingua ebraica. Questo è un esempio di apparato critico di entrambe le edizioni e di variante, un esempio di variante del verso 17 capitolo 3.
in entrambi gli apparati ci dicono che c'è una variante che insiste sulla prima parola del verso, amarti, ho detto. Nel caso appunto dell'edizione poliglotta, che è il primo frammento di apparato che potete vedere, appunto ci sono lezioni e lezioni varianti in molte lingue, in ebraico, in greco, in siriaco, in latino. Nel caso invece di Kennicott abbiamo soltanto appunto varianti in ebraico. Dico subito che questi frammenti di apparato che mostro hanno, diciamo, la formattazione, quindi ci sono gli apici, ci sono i grassetti, per, diciamo, rendere la presentazione in qualche modo più efficace, però l'apparato originario è scritto in formato TXT, quindi non c'è nessuna forma di highlighting. Chiaramente questi due apparati sono molto diversi, appunto perché esprimono informazioni differenti, si basano su fonti diverse, però hanno delle parti costitutive simili. Da una parte, ad esempio, c'è il variation place, il luogo di variazione, che è il verso 17, che si trova all'inizio dell'entrata d'apparato. Poi ci sono lezioni e lezioni varianti, che sono costituite da stringhe alfabetiche in diversi caratteri, in ebraico, in greco, eccetera. Poi ci sono le sigle dei testimoni, ad esempio nell'edizione poliglotta L sta per codice di Leningrado, che è l'esemplare di colazione, in questo caso il Codex Leningradensis, il codice più antico, completo, datato della Bibbia ebraica. Poi c'è T, ad esempio, che è il Targum, GP, che è un codice particolare della tradizione greca, il Veneto, poi P, che è appunto la Pshitta, la traduzione siriaca, V, che è la Vulgata di San Girolamo. Mentre in Kennicott abbiamo solo stringhe di numeri che rappresentano o manoscritti, o come per esempio il 57, il 118, il 119, oppure edizioni a stampa come la 260, che è l'edizione, la famosa Bibbia di San Ciro. E poi ci sono delle annotazioni di vario tipo che esprimono ulteriore informazione. Nell'edizione poliglotta, ad esempio, c'è questa annotazione linguistica, ad cop, che specifica per questi due testimoni il tipo di variante che hanno. Quindi in questo caso la Bibbia della Pshitta e la Vulgata hanno aggiunto una congiunzione copulativa. Ad cop sta per aggiunta di congiunzione copulativa. Mentre in Kennicott c'è om, che significa omissione, quindi i due testimoni 118 e 119 omettono la yud, omettono questo segno che sta per i, della variante che si trova nel lemma. Si tratta appunto di annotazioni linguistiche che descrivono, danno delle informazioni sulle varianti. Ce ne sono anche altri, si tratta ovviamente di esempi che mostrano molto semplificati, però possiamo trovare in Kennicott ad esempio primo per indicare la prima mano del copista, oppure nunc per indicare la seconda mano del copista, videtur per dire che la variante non è perfettamente leggibile, eccetera. E poi fondamentale un apparato critico diciamo che sia ben strutturato, che sia formale, che obbedisca a un linguaggio formale, sono i separatori. I separatori permettono di dividere l'apparato critico nelle diciamo, parti componenti fondamentali. Per cui ad esempio la parentesi quadra, che si trova in entrambi gli apparati, diciamo, chiude il lemma, che è la parola sulla quale insistono delle varianti, poi c'è la linea verticale semplice che separa le varianti, e la doppia linea verticale che separa i gruppi di varianti. In Kennicott invece della doppia linea verticale abbiamo questa linea appunto orizzontale lunga. La divisione in gruppi è fondamentale in molti apparati critici perché chiaramente raggruppa testimoni che leggono la stessa cosa tra di loro, e questo è fondamentale ad esempio in fase di analisi sistematologica per calcolare appunto le relazioni tra testimoni. E poi il punto che chiude l'entrata dell'apparato. Quindi da una parte abbiamo il lemma in entrambe le edizioni, cioè la parola appunto su cui, per la quale esistono delle varianti. Poi nell'edizione poliglotta, che è l'apparato appunto composto da me, c'è un gruppo di testimoni che leggono come il lemma, che hanno la stessa cosa, diciamo, che si trova nel testo di riferimento. Questo gruppo lo troviamo solo nell'edizione poliglotta, non in Kennicott, perché l'edizione poliglotta ha un apparato critico positivo, mentre Kennicott ha un apparato critico negativo. E poi le varianti vere e proprie, che si trovano subito dopo il primo gruppo, nell'edizione poliglotta, e che si trovano invece in Kennicott. E poi l'intera entrata d'apparato, che appunto è codificata come cominciante sempre con un luogo di variazione e che si chiude sempre con un punto.
Questo è un esempio tratto dalla collazione dell'edizione poliglotta che ho preparato, sempre con formattazione, dove chiaramente ci sono molte più varianti, c'è una casistica molto più dettagliata, però la struttura, diciamo, fondamentale dell'apparato è sempre la stessa. E questo invece è un esempio completo da Kennicott, da questa edizione settecentesca, da questa collezione appunto della seconda metà del Settecento. Anche qui chiaramente la casistica è più complicata, però la struttura dell'apparato critico tende a presentarsi sempre allo stesso modo. Il linguaggio, diciamo, di entrambi gli apparati è molto rigoroso e ripetitivo, altamente ripetitivo, quanto a vocabolario e quanto a sintassi, cioè in entrambi gli apparati, nel caso dell'edizione che sto preparando io e anche nel caso dell'edizione di Kennicott tradizionale, c'è un vocabolario che è fatto da un insieme finito di simboli, che possono essere numeri, stringhe, abbreviazioni, e da una sintassi molto, molto precisa, che serve per veicolare l'informazione sulla funzione svolta dalle varie componenti d'apparato. Per cui, ad esempio, il lemma, sia per l'utente umano che per la macchina, sarà sempre interpretato come quella variante, come quella lezione che si trova all'inizio dell'entrata d'apparato. E il gruppo che segue immediatamente al lemma sarà sempre il gruppo dei testimoni che sono in accordo con il lemma. Tanto il vocabolario quanto la sintassi sono convenzionali e dipendono dal dominio, quindi sono, diciamo, vicini entrambi gli apparati al modo con cui tradizionalmente i filologi che lavorano appunto sulla lingua ebraica compongono gli apparati. Infatti abbiamo visto tra la mia edizione e quella del Kennicott che ci sono delle somiglianze, le convenzioni tipografiche sono fondamentalmente le stesse. Quindi in generale si può definire il linguaggio di un apparato critico come un linguaggio artificiale, la definizione appunto scientifica è artificial or planned language, che intende ridurre sia la verbosità che l'ambiguità insite nel linguaggio naturale. E se appunto un apparato critico è scritto in modo non ambiguo, tanto per il lettore umano quanto per la macchina, in modo rigoroso, si può definire il linguaggio dell'apparato critico come un linguaggio formale a tutti gli effetti e che è specifico per un specifico dominio di applicazione, quindi a tutti gli effetti un domain specific language. Il dominio, diciamo, di afferente in questo caso è la critica testuale o economica. Ed è possibile sfruttare la natura di linguaggio formale che caratterizza gli apparati critici per eseguire una codifica che è completamente automatica e quindi per evitare la codifica manuale. Per arrivare a una codifica automatica si deve prima creare una context-free grammar, una grammatica libera dal testo, e scrivere contemporaneamente un apparato secondo le regole contenute nella grammatica, come vedremo dopo. Poi si applica una particolare componente software che si chiama Visitor, che traduce, che produce del codice XML grazie alla context-free grammar, e poi si disegnano dei semplici fogli di stile, XSLT, che traducono il linguaggio proprietario XML in tail. Vediamo cos'è una CFG. Una CFG è una grammatica formale che consiste in un insieme di regole di riscrittura secondo un approccio top-down, una grammatica formale che serve a descrivere appunto un linguaggio formale. Attraverso il software anti-LR4 si generano il lexer da una parte e il parser dall'altra. Il lexer tokenizza il linguaggio formale, cioè isola i token dal flusso, diciamo, continuo dell'apparato attraverso le regole di tokenizzazione, mentre il parser, attraverso le regole di parsing, appunto, controlla la sintassi e genera un albero sintattico, come vedremo adesso. Questo è un esempio di frammento sia di context-free grammar in basso a sinistra che di albero sintattico, come si può vedere in basso a destra, che spiega, ad esempio, come sia possibile fissare appunto la regola per descrivere il lemma, che è la prima parola d'apparato. Come ho detto prima, appunto, una grammatica consiste di due tipi di regole. Abbiamo le regole di tokenizzazione che si trovano in basso, sono quelle che cominciano in lettera maiuscola, e le regole di parsing che si trovano invece in alto in una grammatica. Guardiamo ad esempio come è possibile tra virgolette, istruire il parser a riconoscere che cos'è un lemma in un apparato critico.
La regola opportuna si trova alla linea 4 e ci dice che un lemma sarà sempre composto da parole, word, dopo dalla sigla di un testimone e poi da un separatore specifico per il lemma. A sua volta, la regola che ci dice di che cosa si compone una parola di un lemma la troviamo definita alla linea 11 e questa regola ci dice che una parola è costituita da una successione di caratteri ebraici, Hebrew, e questa successione di caratteri ebraici è codificata in fondo tra le regole di tokenizzazione come appunto una sequenza di caratteri di Unicode dell'ebraico. Stesso discorso per il testimone, WIT, appunto il testimone, la regola che stabilisce cos'è la sigla di un testimone la troviamo alla linea 10 e qui ci si dice appunto che il testimone è costituito da una sequenza alfanumerica che è definita tra le regole di tokenizzazione alla linea 14, appunto come una successione di caratteri latini, sia minuscoli che maiuscoli. E poi infine il lemma che è una R bracket il cui simbolo appunto è espresso alla linea 16. In questo modo si ottiene un albero, appunto un frammento di albero sintattico che ha come nodi i nomi delle regole di parsing. In questo modo il computer è, diciamo, in grado di riconoscere che subito dopo il luogo di variazione c'è appunto un lemma che ha queste caratteristiche strutturali. E si può procedere in questo modo a descrivere appunto delle situazioni più complesse come i reading groups, come i gruppi di varianti, diciamo seguendo fondamentalmente lo stesso principio, fino ad arrivare a coprire l'intera entrata dell'apparato. Questo è un frammento di albero sintattico per l'esempio che ho mostrato. Questo per quanto riguarda l'edizione poliglotta, che è stata, diciamo, in qualche modo compilata avendo in mente come funziona un parser e quindi sapendo come dover scrivere una context free grammar, ma si può fare la stessa cosa, l'esatta identica cosa per Kennicott. Si può ottenere appunto una corretta analisi, un corretto parsing anche per l'apparato di un'edizione appunto di fine 700. Questo secondo me è importante sottolinearlo, cioè da una parte c'è un'edizione poliglotta che è scritta con la volontà, diciamo, esplicita di renderla interpretabile dalla macchina, dall'altro invece c'è un'edizione settecentesca, dietro la quale ovviamente non c'è un'intenzione di questo tipo, e che pure è interpretabile dalla macchina perché il linguaggio con cui è scritto l'apparato critico è già a tutti gli effetti un linguaggio strutturato. Il linguaggio dell'apparato critico di Kennicott è a tutti gli effetti un linguaggio formale e è in grado di, cioè il computer riesce insomma ad analizzarlo senza perdere informazione, cioè non è necessario intervenire in nessun punto del libro di Coelet per disambiguare, ad esempio, per sciogliere potenziali ambiguità oppure per aggiungere un elemento strutturale che faciliti le operazioni di parsing. L'apparato del Kennicott è perfettamente parsabile. Una volta che si realizza la context free grammar, si implementa appunto questa componente software che si chiama visitor, che non fa altro che tradurre in modo pedissequo le regole della grammatica in nodi XML. E il visitor si implementa una volta per tutte, è un general exporter. Una volta infatti che si implementa si può applicare a qualunque DSL. Si può applicare, come si vede qui, all'edizione poliglotta composta da me, e si può applicare anche a Kennicott, senza ulteriori, diciamo, personalizzazioni. Il codice XML che si produce attraverso il visitor non fa altro che appunto tradurre la struttura d'albero dell'AST, la struttura d'albero corrispondente di XML. I nodi dell'albero, che sono appunto i nomi delle regole di parsing, sono i nomi degli elementi XML. Ho cercato per quanto possibile di adottare, diciamo, dei nomi simili o uguali a quelli del vocabolario della TEI, in modo particolare del modulo 12 delle guidelines. Una volta che si ha il codice XML, è facile attraverso XSLT passare ad una codifica TEI, diciamo, corretta. Nel caso dell'edizione poliglotta si usa il Parallel Segmentation Method, ho usato il Parallel Segmentation Method, nel caso invece di Kennicott si è usato il Location Reference Method. E tutto questo attraverso appunto dei fogli di stile XSLT abbastanza semplici. È interessante, si può passare dalla codifica TEI di nuovo all'apparato tradizionale, cioè attraverso XSLT si può tornare, ad esempio qui, come si vede nell'esempio, al Kennicott
all'apparato appunto in formato PXT del Kennicott senza perdere informazione. Quindi il DSL, l'apparato critico di tipo DSL e la codifica TEI sono perfettamente isomorfici, non c'è perdita di contenuto, non c'è perdita di informazione. Ci sono chiaramente diciamo, dei vantaggi nell'usare un approccio di tipo DSL rispetto a codificare manualmente. Parlo soprattutto diciamo, dei vantaggi dal punto di vista di un filologo tradizionale. Innanzitutto la leggibilità. Un apparato di tipo DSL è sicuramente meno verboso di un apparato codificato seguendo le regole della TEI, è sicuramente più compatto e quindi più gestibile, soprattutto, ripeto, da parte del filologo tradizionale. Questo è un esempio di apparato completo con vari livelli appunto di apparato che esprimono vari livelli di informazione, tratto dal primo capitolo verso primo del Coelet. Qui diciamo quello che risalta chiaramente sono le componenti fondamentali dell'apparato. Da una parte c'è appunto il lemma con le varie varianti, poi le sigle dei testimoni, le valutazioni che gli studiosi danno delle varianti, eccetera. E questo invece è quello che è necessario alla TEI per veicolare lo stesso tipo di contenuto. Quindi diciamo l'impressione è che il codice quasi sommerga diciamo, il contenuto filologico vero e proprio. Questo chiaramente perché la TEI, la codifica TEI e in generale le tecnologie che si basano su linguaggi di markup hanno bisogno di rendere esplicita l'informazione sulle componenti d'apparato ripetendo continuamente i nomi dei markers, quindi degli elementi oppure degli attributi. Mentre in un apparato tradizionale questa informazione è in qualche modo già resa esplicita, come detto prima, sia dal tipo di dato, dal vocabolario che viene usato, che dalla posizione degli elementi testuali. Un altro vantaggio interessante di un approccio basato su DSL è la separazione dei compiti che questo comporta. Perché da una parte abbiamo il filologo tradizionale che si crea la sua grammatica e compone l'apparato critico che gli serve, poi appunto c'è l'informatico, il linguista computazionale che sviluppa una volta per tutte il general exporter, il visitor, e poi la terza fase è quella del filologo digitale che gestisce la trasformazione da XML a TEI attraverso appunto XSLT. La fase prima e la fase terza sono appunto le più importanti perché da una parte abbiamo il filologo che compone l'apparato critico, che è una cosa che gli compete direttamente, poi il filologo digitale, la fase 3, che gestisce i dati secondo gli standard e insomma, è il filologo digitale quello che conosce al meglio come gestire l'informazione e come adeguarla agli standard in vigore presso la comunità diciamo, degli esperti TEI. Quindi un approccio basato su DSL è un approccio sicuramente più domain centric, più orientato verso il dominio di un approccio basato sulla codifica manuale. In questo modo infatti il filologo può rimanere concentrato sugli obiettivi di ricerca senza essere, tra virgolette, costretto a dover gestire i tecnicismi dei linguaggi di markup e senza dover anche affrontare i problemi di conformità agli standard. Che chiaramente un filologo tradizionale che non ha esperienza di linguaggi di markup, per poter creare un apparato critico digitale, quindi diciamo usufruire di tutti i vantaggi che conseguono, che ne conseguono, al filologo tradizionale è richiesto non solo di conoscere XML TEI, quindi di apprendere una tecnologia che non gli appartiene, che non è direttamente presente nel suo background, ma gli viene anche chiesto di conoscere le best practices, cioè di codificare secondo le pratiche migliori in uso presso la comunità dei filologi digitali. Un approccio di tipo DSL permette di affidare appunto questo compito solo al filologo digitale. Poi c'è anche un altro vantaggio pratico che ho diciamo, sperimentato usando le context free grammar, vantaggi che riguardano la possibilità di controllare meglio gli errori di trascrizione e gli errori semantici. Diciamo, avere una grammatica formale che descrive il linguaggio dell'apparato critico permette di avere un sistema di spell checking e di correggere errori a un livello abbastanza alto di astrazione, perché la grammatica permette di controllare
se un dato input corrisponde a una specifica classe di string, per cui ad esempio è possibile correggere errori di questo tipo, cioè di mescolanza di caratteri alfabetici. Questo è un esempio dall'edizione poliglotta. Capita ad esempio spesso, dovendo cambiare tastiera per registrare varianti di diverse lingue, di inserire elementi che non appartengono alla stessa lingua. In questo caso una variante greca, istopon, per errore c'è finita dentro una vocale ebraica, questo puntino in basso, una I, e chiaramente grazie alle regole della grammatica che stabiliscono che le varianti greche sono costituite solo da parole greche, grazie alla regola della grammatica il parser segnala l'errore, quindi è possibile controllare nei dettagli, insomma, la correttezza dei dati che vengono registrati nell'apparato. Un'altra, diciamo, un altro tipo di errore, un'altra tipologia di errore che è possibile controllare è la sostituzione dei caratteri. Questo è un frammento preso dal Kennicott. Il Kennicott è stato prima passato all'OCR, poi corretto manualmente. Anche dopo la correzione, ad esempio, è rimasto questo errore. Invece di avere il testimone numero 118, qui è rimasto il testimone 1L8, l'errore chiaramente dovuto alla somiglianza tra 1 e la lettera L. Anche in questo caso la regola della grammatica ci dice che i testimoni in Kennicott sono solo numeri e quindi il parser chiaramente segnala l'errore. E avere liste di testimoni redatte in modo corretto è fondamentale, perché influisce poi sulla fase di querying quando si va a fare analisi sistematologica. Un altro tipo di errori che si può controllare sono le inconsistenze, cioè quando la stessa informazione è rappresentata usando strutture diverse. In questo caso, ad esempio, il Kennicott, per distinguere tra due tipi diversi di variante, usa il punto e virgola, ma nella fonte stampata, nell'edizione a stampa originaria, si trova diverse volte la virgola, e si tratta chiaramente di un errore a stampa, un errore di stampa. Anche in questo caso è possibile o correggere direttamente il file sorgente, oppure allargare la regola della grammatica e bisogna consentire anche alla virgola, in questo caso, di entrare tra i caratteri legati. Quindi è possibile anche correggere la fonte originaria. Quindi avere una grammatica può aiutare il filologo a formalizzare meglio il linguaggio dell'apparato che sta scrivendo e soprattutto a verificare che i dati che sta appunto immettendo nell'apparato siano corretti. Un'altra tipologia di errori forse più interessanti che si può controllare con un DSL sono gli errori semantici. Chi codifica a mano, diciamo, durante la codifica deve decidere di volta in volta, diciamo, mentalmente, qual è il marker più appropriato per esprimere la corretta interpretazione di un fenomeno testuale. E può succedere di scambiare i marker tra di loro, soprattutto se questi hanno una semantica molto simile, come nel caso dei puntatori TEI, target, correct, copy off, che ho usato molto nell'apparato della mia edizione, oppure nel caso di source e rest. E scambiare appunto i marker tra di loro genera quelli che si chiamano errori semantici, che sono appunto errori casuali, sporadici, molto difficili da rintracciare. Diciamo, è necessario ricontrollare tutto quanto il codice, e questo chiaramente è dispendioso quando l'apparato critico è molto lungo, ci sono molte varianti, quando l'apparato è complesso, eccetera. In un approccio invece basato su DSL, la scelta dei marker corretti è fatta alla fine, quando l'apparato è già scritto, e è il filologo digitale che se ne occupa attraverso XSLT. E se degli errori vengono commessi durante questa fase, sono, diciamo, errori meccanici, cioè si scambia un marker con un altro per colpa di un errore nel codice XSLT, è sufficiente correggerlo, e gli errori chiaramente verranno corretti tutti nelle stesse posizioni e nelle stesse condizioni. Quindi, diciamo, per riassumere, in un'ottica, nell'ottica di un approccio basato su DSL, la codifica manuale di un apparato critico è un'operazione, diventa un'operazione non necessaria e di fatto difficile da giustificare, soprattutto per il filologo tradizionale. Perché un apparato critico scritto bene, diciamo in modo rigoroso e non ambiguo, è a tutti gli effetti di linguaggio strutturato, che non ha bisogno di essere codificato, e in quanto linguaggio strutturato è facilmente traducibile in altri linguaggi strutturali come XML e TEI. Ed è appunto, diventa difficile spiegare appunto a un filologo tradizionale perché dovrebbe codificare usando TEI, quando in realtà il suo DSL, che
appunto perfettamente strutturato, è molto più vicino alle convenzioni di dominio, cioè agli usi appunto che si fanno nel dominio di afferenza, in questo caso la fisica testuale dell'Antico Testamento, e perché dovrebbe appunto inserire dei formalismi che sono di fatto extra dominio, come i marker tape. Il modello di euporia è diverso da, ad esempio, altri modelli che vincolano di fatto l'utente a usare un DSL unico per tutti, come per esempio papyri.info, come il sistema di Markdown, sempre basato su DSL di papyri.info. Euporia è di fatto una piattaforma che permette di gestire diversi DSL, di caricare e gestire diversi DSL. Il ricercatore in questo modo è in grado di crearsi il suo proprio DSL secondo quello che è il task di ricerca e il dominio di provenienza. Nel mio caso appunto l'ecdotica, la critica testuale, ma è possibile scrivere appunto DSL per altri settori della ricerca umanistica, per esempio l'ermeneutica, comprendendo appunto studi storico-religiosi, storico-antropologici, la notazione linguistica, eccetera. Una volta che il DSL è caricato su Euporia, Euporia fornisce un sistema di spell checking che è basato sulle regole della CFG e fornisce anche appunto questo general exporter, il visitor, che noi abbiamo usato per tradurre il DSL in XML, quindi per andare verso XML, ma che può chiaramente essere usato per andare anche verso SQL, verso JSON, eccetera. Per il momento, appunto, Euporia rimane ancora in una forma di prototipo. Sarebbe per esempio utile, in quanto editor testuale, equipaggiarlo con un sistema di autocompletamento, quello per esempio che c'è in Oxygen, che è appunto un editor testuale per XML. E soprattutto sarebbe molto utile che Euporia diventasse un sistema completamente modulare, cioè che fosse possibile caricare più DSL alla volta. Per esempio all'interno di un DSL che si occupa di studi storico-religiosi e antropologici, caricare un DSL che permette di gestire anche, ad esempio, la variantistica. Ok, grazie dell'attenzione. Ecco, grazie Luigi. Thank you very much. And if you have any question, you can make your question both in Italian and in English. Ciao Federico, mi senti? Mi sentite tutti? Sì, ciao Riccardo. Sì, Riccardo, sì, sentiamo. Ciao, allora io ne ho un po' per Luigi e un po' per te Federico. Innanzitutto grazie a Luigi di aver espresso in maniera così chiara e semplice anche per un non addetto ai lavori come me una cosa affascinante come un apparato critico. Io quando ho sentito la parola isomorfismo, ho capito, il matematico che è in me ha drizzato le orecchie. Tu hai parlato di isomorfismo e hai parlato anche di non c'è stata mai la necessità di fare disambiguazione. Sì. Questo è un risultato oggettivo oppure possono esserci casi in cui la disambiguazione a mano debba poi essere gestita, altrimenti l'isomorfismo di contenuto informativo poi viene perso. Questa è la prima cosa. La seconda è che se c'è mai nei file che Euporia produce il legame tra quella variante, cioè quel lemma di cui tu vai a analizzare l'apparato critico, quello che era identificato dal numero 17 nel tuo esempio, e il token ID nel testo originale, quindi se c'è questa connessione. L'altra cosa, è un commento generale, è che sicuramente avere un apparato critico strutturato sicuramente aiuta a fare questi giochi di passare a un formato
cioè da un formato, non so se è la parola giusta, comunque da una struttura a un'altra. È possibile tornare indietro quindi anche dal TEI all'XML interno, immagino. Sì, Queste sono sì. le domande. Scusate se sono tante, ma sono veramente curioso. Sì. Chiudo il video perché non voglio spaventare nessuno. Grazie per queste domande. Allora, per quanto riguarda il problema della disambiguazione, dunque, nell'edizione poliglotta, cioè in quella che ho compilato io, non c'è stato veramente nessun bisogno di intervenire sul testo. Le convenzioni che ho adottato sono state tutte prese o dal Kennicott, ad esempio, oppure da un'edizione della Bibbia ebraica, che è quella più recente, che è la Bibbia ebraica quinta, che rispetto a altre edizioni precedenti sta andando proprio nella direzione che ho delineato, cioè di un linguaggio molto rigoroso, molto preciso, che si presenta sempre allo stesso modo, con parti minime, diciamo, costitutive sempre uguali, che si presentano sempre uguali. Quindi nel caso dell'edizione poliglotta la risposta è no. Nel caso del Kennicott, per quanto riguarda Coelet, c'è soltanto un caso che probabilmente è dovuto all'impostazione della pagina dell'edizione nella sua forma originale, cioè invece di usare Maccapo, il Kennicott usa una tabulazione. E lì ovviamente quando ho fatto l'OCR sono intervenuto, invece della capo ho chiaramente messo la tabulazione. Quindi, però è probabilmente un problema, diciamo, della fonte stampata. Per aggiustare il layout, gli editori, appunto settecenteschi, hanno preferito adottare quella struttura. Però per quanto riguarda l'apparato in sé, cioè gli elementi contenuti nell'apparato, non c'è stato veramente bisogno di intervenire in nessun modo, cioè almeno per quanto riguarda il libro di Coelet. Poi ultimamente io ho lavorato molto sull'apparato del Kennicott e ho provato a far andare il parser anche su altri libri contenuti nella collezione del Kennicott, sul libro di Ruth e sul Cantico dei Cantici, e l'accuratezza del Kennicott, l'accuratezza del parser si aggira intorno al 98%, calcolato. Quindi chiaramente diminuisce, però è possibile correggere la grammatica e quindi costruire delle versioni del parser che ammettano anche casistiche che non c'erano in Coelet. Quindi allargare in qualche modo le regole. Scusa Luigi. Dimmi. Non tanto correggerla quanto più che altro estenderla. Espanderla. Sì. Esatto, era un'altra considerazione era sulla scalabilità dei DSL, cioè quanto le regole potessero essere estese di sottoregole più piccole. Quindi sì, questo è fondamentale, cioè poter aggiungere una regola senza andare a compromettere quelle precedenti, altrimenti poi il giochino non è più replicabile e certo. Si creano altre confusioni. Ora rimane... Sì, Riccardo, ecco, esatto, è anche da dire che l'approccio di Euporia è proprio quello di andare a formulare le regole per le occorrenze, cioè per ciò che occorre in maniera molto frequente, ok? E lasciare unprocessed ciò che invece occorre con frequenza più bassa o bassissima, quindi trattarle in un certo senso come se fossero eccezioni. È chiaro che nel momento in cui un fenomeno è eccezionale, appunto ad esempio in una piccola porzione di apparato e diventa molto frequente appunto magari in altri luoghi dello stesso apparato, come può essere appunto un apparato della Bibbia su tanti testi della Bibbia, oppure come può essere all'interno di un apparato dei persiani di Eschilo, e poi invece andarlo ad applicare ad altre tragedie di Eschilo, allora appunto richiede una estensione della grammatica per andare a trattare questi casi che inizialmente magari erano poco frequenti e che in altri luoghi diventano più frequenti e quindi richiedono che la grammatica venga estesa. Grazie. Poi l'ultima domanda, rispondo velocemente all'ultima domanda, anzi alla seconda, per quanto riguarda il legame con il testo. La risposta è no, per il momento non c'è un legame con appunto il testo di riferimento, anche nell'apparato dell'edizione poliglotta che usa il Parallel Segmentation Method. Per il momento, diciamo, a me occorre codificare solo l'apparato,
I riferimenti con il testo verranno implementati in un secondo momento. Fino ad ora io ho fatto tutto manualmente, cioè anche con il Parallel Segmentation Method io ho aggiunto il testo che non ha varianti sopra e sotto, diciamo, alle entrate d'apparato codificate. Per quanto riguarda l'ultima domanda, è possibile anche effettivamente da TEI tornare indietro al linguaggio proprietario, solo che non ce ne siamo occupati perché TEI, diciamo, XML è stato solo una fase di passaggio che consente al filologo digitale, che è abituato a gestire appunto codice XML, per andare comunque verso TEI. L'obiettivo fondamentale era andare verso la modifica TEI. Ringrazio entrambi per le risposte precise e puntuali. Grazie mille. Però, scusa Riccardo, grazie a te per le domande. Volevo precisare quest'ultima cosa che ha detto Luigi, perché proprio per verificare il passaggio da DSL a TEI, abbiamo poi fatto anche delle conversioni da TEI al DSL, in modo tale da avere appunto una trasformazione che ci riportasse al punto di partenza e quindi avere in qualche modo una prova, almeno sui campioni testati, della correttezza appunto del passaggio da A a B e da B ad A. Sì, grazie. Quindi non dall'XML generato dal DSL verso la TEI, ma direttamente dalla TEI di converso di nuovo verso il DSL. Sì, perché se sono isomorfi sono mappe Esattamente, sì. Esattamente. E abbiamo fatto dei test di verifica. Chiaramente, sì. E io spero poi che il legame tra il token del testo e il suo apparato poi alla fine venga realizzato per lo scopo anche del mio prossimo webinar sulla separabilità dei documenti. Quindi avere questo DSL, cioè l'XML generato dal DSL come una standoff annotation, un testo più ampio, è sicuramente una cosa buona, per cui se mi confortate in questa linea sono più contento stasera. Questo è quanto. Benissimo, grazie a voi. Grazie mille. Vedo una domanda da parte di Daniel Kiss. Daniel? Grazie, è molto interessante questo progetto, grazie mille per la presentazione. Io quindi sto coinvolto in un progetto parallelo su Cthulhu che presenteremo tra una settimana. Poi stavo facendo il confronto nella mia testa tra quanto abbiamo trovato noi con Daniele Fusi tra i vostri risultati e peraltro vi invidio per poter utilizzare l'apparato stesso come un DSL, perché che cosa abbiamo trovato noi? L'apparato di Cthulhu Online, l'apparato base, è stato fatto da me, ma segue il modello di filologi del Novecento, del XXI secolo, quindi non è semplicemente una raccolta di dati, una raccolta di lezioni, non è un elenco che descrive edizione A o manoscritto A, da questo manoscritto B, quello, C, quello, ma è strutturato in un modo, a volte ogni tanto in un modo complesso, e poi ci sono dei commenti editoriali di vari tipi, dei commenti filologici. Credo che queste due cose, cioè la strutturazione del materiale elaborata e la presenza di sfumatura, di commenti, di riferimenti, possono anche creare delle difficoltà molto notevoli per la codifica di un apparato, e in quel caso mi pare molto difficile vedere un apparato non settecentesco come quello di Kennicott e non fatto a posto come il vostro apparato poliglotta, ma un apparato recente a stampa. Mi è molto difficile vederlo come un DSL fatto per la lettura automatica. Esatto.
Sì, ad esempio, posso portare anche un esempio di cui mi sono occupato. A parte Kennicott, subito dopo Kennicott, un altro studioso italiano, De Rossi, ha, diciamo, creato delle appendici alla colazione del Kennicott e effettivamente ha scritto un apparato critico che non è interpretabile in nessun modo, cioè con un sistema di parsing a regole, perché è molto discorsivo, è scritto in latino, appunto in modo discorsivo, addirittura le sigle dei testimoni non sono mai uguali. Per indicare ad esempio l'edizione a stampa, una volta dice Pentateuchus, Petrapolitanus, una volta usa un'altra descrizione, quindi non è, nemmeno le sigle dei testimoni sono sempre uguali. In quel caso chiaramente un sistema di parsing a regole non si può usare, però almeno per quanto riguarda l'ecdotica della Bibbia ebraica, soprattutto negli ultimi anni, si sta andando verso un apparato critico ben strutturato. Appunto citavo prima l'edizione della quinta, la Bibbia ebraica quinta, che ha un apparato molto vicino a quello che ho scritto io e che è per esempio molto diverso dalle edizioni immediatamente precedenti che hanno invece appunto un apparato critico molto meno formalizzato. Sì, ma Luigi, il problema è anche che il lettore umano è flessibile, più flessibile. Possiamo gestire 10 regole parallele e scegliere secondo il caso che ora va applicata questa regola di interpretazione perché le altre non danno senso, e invece in un caso distinto applichiamo un altro perché per noi quello che dà senso, quello che produce un risultato comprensibile è un criterio effettivo, mentre per un algoritmo non lo è. Per dare un esempio, ho qui l'edizione di Virgilio di Minors, metà 1963, scrivo nel chat dei casi in cui si confonderebbe il computer e l'algoritmo. Quindi in questo caso, scusate. Daniel, puoi condividere lo schermo? Ti ho creato co-host. Grazie, ma preferisco citare il libro perché è il lavoro altrui. Quindi omnis, tra parentesi nes, che significa alcuni manoscritti scrivono anche quello, è una differenza minima, FVC, parentesi usata per variante alternativa, o un'altra variante di minors, silicis o omega praeter AFHR. Quindi in quel caso si indica la parentesi per mostrare le eccezioni, per indicare la situazione esatta dei testimoni. Quindi io affronto molto spesso questo problema che gli apparati critici a stampa recenti sono fatti per un filologo addestrato che ho capito che l'apparato di Kennicott è stato prodotto in un altro modo attraverso dei corrispondenti in un processo molto formalizzato, quindi non con la filologia contemporanea, e per questo, proprio per questo elemento umano è molto difficile fare una conversione automatica dell'apparato, fare il markup automatico dell'apparato. Sì, devo dire che i casi che tratti tu, Daniel, sono veramente molto molto complessi e invito tutti i partecipanti che ci sono oggi a seguire il tuo seminario della prossima settimana, giusto? Perché Daniel ci mostrerà in qualche modo i limiti
dell'approccio che abbiamo visto oggi, e quindi ci permetterà veramente di discutere tutto ciò che apparentemente rischia di restare fuori da una formalizzazione così fortemente rigorosa. Devo dire che io nei casi che ho dovuto trattare io nella mia attività, mi sono trovato in situazioni che sono, per così dire, a metà fra la formalizzazione rigorosissima già presente negli apparati a stampa di cui si è occupato Luigi, e invece questi testi che in qualche modo, Daniel, potremmo dire semistrutturati, no? E a volte anche non strutturati, quindi sono non strutturati o semistrutturati, no? Nella maggior parte dei casi sono semistrutturati. Gli apparati dei quali mi sono occupato io, ok, erano repertori. Non ho lavorato tanto su apparati critici con varianti, ma ho lavorato soprattutto su repertori di congetture. Però repertori di congetture ai persiani di Eschilo, ok, che si distribuivano su più secoli, quindi erano repertori, c'era un repertorio di fine 800, un repertorio e due altri repertori del Novecento, ok? Erano repertori che seguivano convenzioni diverse, erano repertori che specialmente quello ottocentesco aveva molte parti discorsive, ok? Aveva delle parti discorsive, però appunto mi sono trovato ad avere a poter in qualche modo applicare la regola 80-20, cioè ad avere la possibilità di individuare delle regolarità che potevano essere catturate per l'80% tramite regole e per un 20%, ma vi assicuro anche molto meno, ok? Quindi insomma le regole erano molto produttive, ok? Di eccezioni. Anche in quel caso lì credo che la cosa migliore sia proprio quella di estrarre le informazioni strutturate per quanto è possibile, estrarle nella loro forma strutturata e avere una forma ed avere quindi un approccio che ci permette di trovare strutture da un lato e parti, per così dire, più discorsive dall'altro, come una sorta di residuo da trattare separatamente. Ecco, quindi credo che la cosa più importante sia quella di avere consapevolezza di quanto sono produttive le regole che noi andiamo a individuare e ad applicare. Questo naturalmente è un sistema a regole. Bisognerebbe poi anche dialogare, sarebbe bello dialogare un po' di più anche con i linguisti computazionali che applicano invece strategie di estrazione dell'informazione non a regole, ma invece appunto di altro tipo, quindi magari tramite machine learning e altre cose, ok? Con altri tipi di strategia non a regola. Vuoi replicare, Daniel? Credo che abbia ragione, siamo profondamente d'accordo e conosciamo gli stessi fenomeni. Volevo solo distaccare questo, che mettere in rilievo questo. Mi pare che si tratti di un caso molto fortunato in cui questo apparato di Kennicott mi pare che sia abbastanza omogeneo nella sua strutturazione, quindi è molto ben adatto a... No, guarda, ti dirò che dipende molto anche proprio dalle collane editoriali, ok? Perché appunto ci sono collane editoriali con apparati critici
a volte abbastanza ridotti, dipende anche proprio dallo scopo con cui è stato fatto l'apparato critico, ok? Perché appunto ci possono essere delle edizioni come ad esempio la Loeb, ok, che hanno degli apparati magari che sono più ridotti rispetto all'apparato di una Tobneriana, per esempio, ok, sui quali si può lavorare con i DSL in un modo più produttivo rispetto ad apparati invece che sono più discorsivi. Quindi non lo troverei, quello di Luigi non lo troverei assolutamente un caso limite, lo troverei un caso sì fortunato ma non così raro, assolutamente non così raro. E poi appunto Luigi oggi ci ha mostrato un sistema in cui partiamo da apparati a stampa, ok, per estrarre le informazioni, ok? Ma naturalmente noi cerchiamo di promuovere i DSL soprattutto per la composizione di nuovi apparati, ok? Quindi utilizzare il DSL proprio per quindi come punto di partenza, non come punto d'arrivo, per andare a formalizzare ciò che noi stessi scriviamo, in modo tale da avere un sistema che in qualche modo si aggiusta nel tempo, ok, dove prima creiamo una nostra CFG e poi la estendiamo in base alle nostre esigenze di complessificazione dell'apparato che dobbiamo arricchire. Benissimo, grazie e arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.